Ciao amici del bosco, ho un problema con il mio Viburno che è diventato gigante, non soltanto con lui. Oggi parliamo di potatura di piante sempreverdi. Se mi conoscete sapete che non amo potare, soffro sempre un po' a fare dei tagli sulle piante, però ci sono dei casi in cui è veramente necessario. Il mio Viburno, per esempio, è cresciuto tantissimo e praticamente sta chiudendo tutti i passaggi e sta anche rischiando di coprire il sole sui pannelli solari, quindi devo assolutamente gestire la sua altezza, la sua forma, la sua dimensione. In questo video vediamo quali precauzioni prendere, quali attrezzi utilizzare, insomma come fare per gestire la siepe senza farle troppo male. Si tratta di un unico cespuglio di Viburno che è diventato molto grande, sta chiudendo anche tutti i passaggi che ho intorno al mio impianto di gestione dell'acqua e anche intorno all'impianto acquaponico. Quindi devo assolutamente ridurre il diametro e abbassare anche un po' l'altezza. Vedete, il cespuglio è molto alto e quindi, essendo sconsigliato l'utilizzo delle scale, ho un manico che mi permette di arrivare in alto. Adesso qui vado ad applicare il tagliasiepi. La cosa particolare di questo oggetto che sto utilizzando è che si tratta di un manico con batteria integrata. Per potare la siepe ci sono vari attrezzi. Il più tradizionale sono le forbici, forbicioni quelli per la siepe. Sarebbero difficili da utilizzare qua e poi soprattutto se avete tanta siepe diventa molto faticoso. Quindi esistono poi i tagliasiepe, ci sono quelli col motore a scoppio. Per fortuna adesso ci sono anche quelli elettrici che sono molto più leggeri, più maneggevoli e non ci impongono l'utilizzo di carburanti, fanno meno rumore eccetera eccetera. Io ho un oggetto molto moderno perché qui la batteria è addirittura integrata nel manico. Adesso vado ad aggiungere il tagliasiepe qua, qui ho la batteria e arriverò veramente in alto. Passiamo all'azione. Questo è il tagliasiepi che si va ad inserire nel manico. Mi raccomando, quando avete a che fare con oggetti da taglio usate sempre più precauzioni possibile, mettetevi guanti, adesso io indosserò anche una visiera, se ce li avete andrebbero bene anche gli indumenti antitaglio. Comunque tanta prudenza e non dovrebbe succedere niente perché gli oggetti sono ormai progettati per essere sicuri. Vado a togliere la protezione alle lame. Il tagliasiepi è formato da due lame che scorrono l'una sull'altra e per questo riescono a tagliare i rametti sottili. Ecco, mi raccomando, questo tipo di strumento si utilizza solo sui rami giovani esterni. Se dovete fare un intervento più pesante, allora vi occorrono gli strumenti da taglio per diametri più grandi. Agganciare è molto facile. Altra cosa utile che ci serve per la potatura della siepe è la possibilità di regolare l'inclinazione del manico. Questo soprattutto quando andiamo in alto è molto utile. Iniziamo, prendiamo le misure del taglio che vogliamo fare. La forma che voglio dare è quella che consente ai raggi del sole di illuminare tutte le foglie, quindi sarà un po' più sottile in alto e un po' più gonfio in basso. Devo essere brava perché questa siepe ha proprio una forma circolare, un globo, e quindi insomma devo cercare di riuscire il più possibile a mantenere una figura regolare. Questa potatura sul Viburno la faccio a fine fioritura perché sarebbe veramente un peccato farla all'inizio della primavera quando ancora ci sono i fiori aperti. La pianta è bellissima. In questo momento con i miei tagli andrò a rimuovere purtroppo una parte dei frutti. Non sono frutti commestibili per l'uomo, però degli uccelli sarebbero stati interessati. Non è un taglio che faccio troppo spesso. Il Viburno è una pianta che si gestisce abbastanza bene, in genere però invece le siepi vanno tagliate spesso, molto spesso, più volte all'anno per mantenere la loro forma ed evitare di andare a fare tagli drastici. Sempre meglio tagli frequenti e piccoli. Funziona benissimo, bisogna fare dei semicerchi
Qua sotto c'è il mio piccolo stagno, quindi vado a mettere una copertura per evitare che i tagli, le foglie che vado a tagliare finiscano tutte dentro. Ok, lo proteggo e adesso posso tagliare da questo lato. Il viburno è una pianta che rimane fortunatamente molto compatta. In generale, quando la pianta sempreverde cresce tanto, poi si svuota all'interno. Quindi poi se non potiamo spesso, succede che quando andiamo a tagliare ci troviamo la siepe vuota all'interno, e questo è un evento traumatico. Quando andiamo a rimuovere le foglie dovremmo essere sempre in grado di non rimuovere più del 20% del verde presente, sempre interventi limitati che non indeboliscono la pianta. Sono molto soddisfatta di come sta avvenendo il lavoro. Devo dire che non era una cosa facile perché sono veramente scomoda qui, ci sono un sacco di ostacoli, però veramente la tecnologia moderna consente cose inimmaginabili. In pochi minuti ho ridato forma alla siepe. Qui forse è poco stondato, giusto un attimo, proprio per una questione estetica. Poi devo fare la punta e qualche ritocco con le forbici. La cosa bella di questo manico con la batteria integrata è che io posso estrarre in un attimo l'utensile che stavo utilizzando, il tagliasiepi, e agganciare in questo caso lo svettatoio, ma ci sono anche altri accessori utili. E in un attimo sono pronta a svettare le punte. Guardate lassù, ci sono rimaste delle corna, devo arrivare a tagliare. Tolgo le foglioline che sono cadute, guarda che bel tappeto di lenticchie d'acqua che c'è nel mio stagno. Ok, allora vado a togliere, diciamo, le imperfezioni lassù in alto. La forma è discreta, sono abbastanza contenta, non è perfetta, ma ragazzi, uno, non sono una giardiniera, due, qui è complicatissimo con tutti questi ostacoli, la food forest è complicata. In questo punto, che è un po' stretto, non riuscivo a utilizzare bene l'apparecchio, vado con le forbici. Per le sempreverdi valgono più o meno le stesse regole della potatura delle altre piante. Dobbiamo ricordarci di disinfettare sempre gli attrezzi per non trasferire le malattie tra una pianta e l'altra. I periodi migliori sono quelli dove non fa né troppo caldo né troppo freddo, in genere, perché poi ogni pianta ha un po' le sue caratteristiche. Quindi inizio primavera e poi si può ripetere in autunno. Ma per quanto riguarda le siepi, veramente si può intervenire quasi in tutte le stagioni, esclusi i periodi di grande freddo. Ecco, le gelate, quelle è meglio evitarle perché il taglio durante la gelata potrebbe far seccare la pianta. Il viburno in particolare, vi ho fatto vedere, lo poto a maggio o primi di giugno perché appunto le fioriture sono finite, poi ad ottobre posso andare a controllare se sono ricresciuti dei rametti un po' fuori posto, posso risistemarli. Altra operazione che adesso faccio è l'eliminazione del secco. Ecco, qua ce n'erano diversi di rami secchi, vado a ripulire, la pianta poi dovrebbe trovare la forza di far uscire nuove gemme dai rami all'interno e quindi dovrei riempire lo spazio interno, perché le siepi sono belle se sono compatte. Le siepi le utilizziamo soprattutto per ripararci dagli sguardi esterni e anche per ripararci dal vento. Quindi le piante belle fitte sono quelle che assolvono meglio al loro compito. Non ho tagliato i rametti bassi perché voglio proprio dare alla siepe la forma più larga in fondo, più stretta in cima. Questo è importante perché possa ricevere insolazione su tutta la superficie delle foglie. Anche quando facciamo quelle siepi proprio a parete, no? Che sembrano un muro, spesso si fanno nei confini, non dovremmo creare un parallelepipedo perfetto, dovremmo fare una forma trapezoidale, quindi più stretta in cima e un po' più larga in fondo, proprio per questa ragione. Deve arrivare il sole a tutte le foglie.
Ci siamo spostati sulla siepe vera e propria. Questo è il ligustro che ha bisogno di gestione per due ragioni. Una è che si sta allargando sempre un po' troppo sul marciapiedi, quindi non dobbiamo superare i confini. E due, perché la potatura, l'impostazione che ho data ha fatto sì che la pianta fosse proprio esattamente il contrario di come dovrebbe essere, cioè più larga sopra e più stretta sotto. Quindi vado, diciamo, a compensare questo squilibrio. Anche per il ligustro va bene la potatura a fine mese di maggio. Per questa pianta può bastare anche una potatura all'anno. Io in realtà sono intervenuta in autunno per ridargli un po' la forma, per svuotare delle cose che non andavano bene, e adesso vado a dare la forma per bene. Tanto in questo momento la pianta ha forza e quindi riprodurrà subito nuovi germogli e si riempirà. Adesso continuo a smussare ancora un po' la siepe, lo faccio solo perché sono al confine su un marciapiede, altrimenti per me gli alberi potrebbero crescere liberi come vogliono. Le siepi sono molto importanti, questi alberi, anche se non ci danno un raccolto, perché non mangeremo neppure i frutti di questa pianta, del ligustro, ci servono per arricchire la biodiversità. Pensate a quanti animali, insetti trovano nutrimento e riparo qua dentro, pensate a quanta materia organica cade a terra quando cadono le foglie, quindi si forma humus, ricchezza. Degli spazi verdi che non siano strettamente dedicati alla nostra sussistenza sono sempre molto utili. Nel mio caso poi la siepe, questo è importante, è orientata in modo tale da proteggermi dai venti del nord, quindi ha anche una funzione climatica. Meglio fare piccoli tagli, non mi fate vedere quelle siepi completamente nude con le foglie completamente eliminate che fanno indebolire tantissimo la pianta. Ogni pianta che rimane senza foglie ha poi la necessità di attingere le sue riserve per farle ricrescere subito e questo le fa male, quindi evitiamole il più possibile. Manutenzioni frequenti. Il lavoro che fate adesso non ve lo troverete in altri momenti, quindi tanti piccoli interventi dilazionati nel tempo sono da preferire. E non dimenticatevi che il materiale che tagliate, che rimane a terra, è ottimo, ci potete fare il compost, la pacciamatura, quello che volete, non sprecate niente, non andate in discarica, mi raccomando. Io proseguo con il lavoro, buon orto e buone siepi a tutti!